Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con gli oracoli della magia bianca. Che cosa ovviamente andremo a chiedere a questi meravigliosi oracoli? Mi ricontatterà a breve, quindi cerchiamo di capire se una persona che vi interessa o con la quale avete una storia vi ricontatterà ovviamente a breve. Cerchiamo anche di capire che tipologia però ovviamente di comunicazione avrete, se ovviamente avrete modo magari anche di chiarire alcuni dissapori o comunque per esempio di organizzare un incontro. Quindi cerchiamo di capire se le prossime comunicazioni con questa persona saranno ovviamente all'insegna della positività, se chiaramente saranno appunto comunicazioni ovviamente molto serene, oppure eventualmente se ci possa essere qualcosa da chiarire. Dunque, come avrete ovviamente anche notato, questo sarà un video a doppia variante. Ormai chi mi segue da tempo lo sa, io tendo ad alternare molto spesso appunto video a doppia variante, come in questo caso, a video ovviamente a variante unica. Settimana scorsa ho pubblicato prevalentemente video a variante unica, la settimana precedente video a doppia variante. D'accordo? Questo sarà un video a doppia variante, quindi avrete modo di scegliere ovviamente tra variante 1 e variante 2. Dunque, iniziamo ovviamente dalla prima variante e ovviamente iniziamo appunto a mescolare il mazzo degli oracoli della magia bianca di Imperiali. E dunque cerchiamo appunto di capire se una persona che ormai fa parte del vostro cuore, appunto dei vostri interessi, vi chiamerà, vi contatterà a breve, che tipologia appunto di contatti ci saranno tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Perfetto, come appunto potete vedere, come sempre appunto io allontano il resto del mazzo ovviamente dal centro della stesa. Qui abbiamo le 3 carte che ci serviranno appunto a dare una risposta unica e definitiva. Allora, qui ragazzi abbiamo la carta della ricerca, quindi sicuramente questa persona vi sta pensando. Ragazzi, qui abbiamo la carta del messaggero, abbiamo già una risposta direi molto diretta e chiara. E in quest'altra posizione, ragazzi, la carta dell'angelo. Allora, questa è una stesa molto bella, una variante assolutamente positiva che ovviamente parte sotto i migliori auspici. Quindi qui abbiamo già un bel sì come risposta. Allora, la carta ovviamente ragazzi della ricerca è una carta che parla di interazione, quindi è una carta che parla di intenzione di interagire appunto con l'ambiente che ovviamente ci circonda, quindi questa è una persona che sta già pensando, già nel momento presente ovviamente di interagire con voi e ovviamente di scrivervi. È una persona che però ovviamente prima di scrivere, prima di contattarvi, magari anche di chiamarvi, ci pensa su parecchio, perché la carta della ricerca non è la carta di chi diciamo ha un desiderio e cerca immediatamente ovviamente di soddisfarlo, cioè questa non è la classica persona che pensa ok voglio sentirla e ovviamente inizia a scrivervi. Questa è una persona che prima chiaramente di potervi scrivere, anche semplicemente prima di diciamo iniziare proprio a scrivere il messaggio, questa è una persona che pensa se possa essere o meno il caso di farlo, cosa possa dirvi, con anche quale modalità. Cioè è una persona che riflette molto, che non si lascia andare, diciamo, al desiderio del momento, quindi non è una persona istintiva, d'accordo?
è una persona che riflette molto. Ora, questa sua riflessione potrebbe chiaramente dipendere dal fatto che questa persona possa essere impegnata e di conseguenza ovviamente deve studiare bene il momento giusto per chiamarvi, oppure voi potreste essere impegnate, di conseguenza questa persona ovviamente deve cercare di capire quando potervi contattare senza ovviamente combinare un grosso guaio, oppure semplicemente una persona molto riflessiva, d'accordo? Che ovviamente magari vuole cercare di in qualche modo arrecarvi il meno disagio possibile, d'accordo? Comunque è una persona che primariamente, vedete, ricerca nel silenzio, quindi dentro se stessa, ovviamente anche le motivazioni che possano spingere questa persona a cercarvi, cioè quando questa persona chiama qualcuno o contatta qualcuno lo fa perché ha veramente voglia di farlo, quindi non perché è una persona che in quel momento non sa obiettivamente che fare e ovviamente cerca nella sua rubrica la persona magari anche più simpatica da contattare, cioè non è una persona che diciamo anche in un semplice messaggio diciamo agisce in maniera leggera e superficiale, d'accordo? Quindi è una persona che sta già pensando a cosa dirvi e ovviamente anche al momento giusto per potervi scrivere, ovviamente, oppure per potervi contattare. Però vi ripeto, sta già pensando a cosa dirvi e ci sta riflettendo su parecchio. In caso abbiate avuto una discussione, ecco che questa persona sta diciamo cercando le parole giuste per potersi far perdonare, d'accordo? Quindi comunque una persona che dimostra anche in questo, se vogliamo, rispetto, perché sceglie il momento giusto non solo per se stessa ma anche ovviamente per voi, quindi una persona che diciamo vuole avere bene il quadro generale di fronte a sé, chiaro, prima anche semplicemente di scrivervi o di chiamarvi, cioè non è una persona tendenzialmente, diciamo, istintiva, d'accordo? Quindi riflette molto. Ora, per quanto riguarda ovviamente la carta del messaggero, ragazzi, penso che non ci sia carta più chiara, diciamo, di ovviamente questo oracolo, cioè il messaggero rappresenta il messaggio, quindi una notizia. Quindi ragazzi, questa è una persona che potrebbe scrivervi, non chiamarvi, perché la carta del messaggero parla generalmente di notizie scritte. Ora, potrebbe essere una persona che prima di chiamarvi ovviamente vi invia un messaggio per accertarsi che voi siate evidentemente disponibili alla telefonata. Comunque è una persona che primariamente vorrà scrivervi. Ovviamente il messaggero è una carta molto positiva perché parla di notizie che arrivano innanzitutto in tempi molto brevi. Quindi sicuramente questa persona vi contatterà a giorni, quindi non è una persona che vi lascerà in attesa per mesi prima di una comunicazione o di un ricontatto. Questa è una persona che vi vuol sentire subito e ovviamente lo farà altrettanto velocemente. La carta del messaggero, ragazzi, è oltretutto una carta molto concreta, cioè questa persona vi scriverà per, diciamo, organizzare qualcosa. Quindi è una carta pratica, ragazzi, è una carta dal valore pratico concreto, quindi questa non è una persona che vi vorrà sentire soltanto per fare così una chiacchierata. Questa è una persona che ovviamente va al sodo, cioè in caso ovviamente voi abbiate una relazione, questa è una persona che ha voglia di vedervi, è una persona che ha voglia di stare con voi concretamente, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che a breve, entro veramente pochi giorni, entro i prossimi giorni, vi scriverà portandovi notizie importanti, perché il messaggero è una carta, vi ripeto, molto positiva, che parla di un'organizzazione pratica e concreta volta ovviamente ad una finalità importante per il soggetto della stesa, quindi ovviamente in questo caso chiaramente vedervi, d'accordo? Quindi è una carta che parla di sviluppo,
sviluppi, è una carta che parla di sviluppi molto importanti, ovviamente inerenti a una determinata situazione. In questo caso stiamo parlando di una conoscenza oppure di una relazione. Ecco che ovviamente questi messaggi o comunque questo ricontattarvi sarà fonte di evoluzione ovviamente della situazione. Saranno notizie molto belle ovviamente e molto positive che renderanno felici chiaramente entrambi. Difatti, ragazzi, la carta dell'angelo, ovviamente l'oracolo dell'angelo parla proprio di felicità, parla di gioia, parla di successo, parla ovviamente addirittura anche di incontro, perché la carta dell'angelo è una carta ovviamente molto pratica e che parla proprio del vedersi, d'accordo? Quindi è una carta che, se vogliamo, è similare, diciamo, proprio alla carta del giudizio degli arcani maggiori. Quindi sicuramente c'è un'evoluzione molto bella, importante della vostra storia e c'è un incontro che avverrà ovviamente in tempistiche altrettanto brevi rispetto al ricontatto della carta del messaggero. È chiaro, ragazzi, che la carta dell'angelo parla di un incontro, comunque di un sentirvi e un vedervi, quindi eventi molto importanti, eventi molto belli che portano felicità, portano fiducia nel rapporto, portano ottimismo, quindi anche comunque apertura e progettualità nei confronti del futuro. Quindi in caso il vostro ovviamente sia un rapporto particolarmente difficile, ostacolato, la carta dell'angelo parla proprio di soluzioni a ovviamente qualsiasi tipologia di problematica e ostacolo. Ecco, una caratteristica, ragazzi, della carta dell'angelo che mi sento proprio di sottolineare è che la carta dell'angelo parla di un incontro comunque che ci sarà con questa persona, di un evento che, diciamo, assumerà nel corso del tempo un grande significato per la vostra storia. Cioè, potrebbe apparirvi un incontro come magari anche i precedenti, un incontro bello, sicuramente, felice, ma come magari tanti altri. Ecco, in realtà i prossimi incontri e i prossimi ricontatti da parte di questa persona saranno, diciamo, molto più importanti ovviamente degli incontri precedenti, proprio perché spianeranno, diciamo, la strada ad un futuro che darà frutti. D'accordo? Quindi è una carta da non sottovalutare, proprio perché non parla semplicemente, diciamo, di un incontro destinato a risolversi ovviamente nel momento in cui avviene. È un incontro che ha e avrà ovviamente risvolti molto importanti per quanto concerne il futuro. Questo è importante, perché la carta dell'angelo è una carta che non va mai sottovalutata in questo mazzo, perché rappresenta sempre il futuro, un percorso karmico che ovviamente verrà compiuto tra voi e questa persona e che porterà ad un'evoluzione importante. Per voi potrebbe essere, vi ripeto, un incontro molto bello, ma magari similare ai precedenti. No. Ci sarà quel qualcosa in più che magari non risulterà immediatamente visibile, ma che poi in futuro invece, certo che risulterà visibile, perché ovviamente darà i suoi frutti. D'accordo? Quindi prestate particolare attenzione ovviamente ai prossimi incontri, alle prossime comunicazioni da parte di questa persona, perché qualcosa potrebbe cambiare in questa persona. Difatti, appunto, abbiamo iniziato la stesa con una carta di riflessione interiore, la carta ovviamente della ricerca. D'accordo? Quindi, ragazzi, questa è una stesa molto bella, una stesa molto positiva che ovviamente appunto parla di un ricontatto, la carta del messaggero ce lo conferma, e parla soprattutto con la carta dell'angelo, come vi ho detto poco fa, appunto di un incontro molto bello o comunque di un vedervi, un sentirvi che sicuramente darà ottimi frutti anche in futuro, anzi soprattutto in futuro. Ovviamente, ragazzi, come sempre,
Mi raccomando, voi nel frattempo, forza, coraggio, determinazione, buon incontro che ovviamente direi che sarà particolarmente bello e importante soprattutto. Dunque, come sempre, buona fortuna e ovviamente a presto! E rieccoci ovviamente con la seconda variante, di conseguenza ovviamente iniziamo a mescolare il mazzo di oracoli della magia bianca di Imperiali e cerchiamo appunto di capire se la persona del vostro cuore vi ricontatterà a breve ovviamente e che tipologia di comunicazioni ovviamente ci saranno tra voi e questa persona, chiaramente. Vediamo un po'. Perfetto, ora ovviamente come sempre allontaniamo dal centro del tavolo di stesa il resto del mazzo di oracoli e qui abbiamo le 3 carte ovviamente che daranno risposta alla nostra domanda. Allora ragazzi, qui abbiamo la carta della ricerca, come ovviamente la variante precedente, quindi una persona che vi sta pensando, bellissima carta, la carta del cocktail, quindi una persona che ha voglia di vedervi, E qui abbiamo la carta dell'uomo biondo, quindi una persona sicuramente molto romantica o comunque che agirà in maniera particolarmente romantica ed emotiva rispetto magari al passato. Allora, la carta della ricerca ovviamente è il primo oracolo estratto anche nella variante precedente, proprio perché ovviamente anche questa persona, evidentemente come il soggetto della variante precedente, prima di approcciare ad una qualsiasi forma di comunicazione nei vostri confronti, vuole riflettere bene innanzitutto su cosa dirvi, ovviamente. In caso ci sia stata una lite, un litigio fra di voi, ecco che questa persona vuole trovare le parole giuste per potersi riaffacciare a voi. In caso sia un ex, ovviamente è una persona che chiaramente vuole riflettere bene, ovviamente sul come poter ritornare da voi, con quale faccia poter ritornare da voi, in particolar modo in cui sia una persona che possa aver sbagliato magari molto nei vostri confronti. È comunque una carta che parla di attenzione nei confronti dell'altro, quindi di rispetto nei confronti dell'altro, cioè in caso voi siate impegnate, questa persona vuol cercare il momento giusto per ovviamente chiamarvi, contattarvi in modo da non crearvi problemi. In caso lui sia impegnato, è chiaro che questa persona vuol cercare il momento giusto per potersi liberare magari dallo sguardo della compagna ufficiale e di conseguenza è una persona che chiaramente vuol scegliere il momento giusto, cioè comunque è una persona che sta riflettendo. È una persona che sta già in questo momento, cioè nel momento presente in cui voi appunto andrete a vedere appunto questa stesa, ecco che questa persona sta già pensando di scrivervi. Quindi comunque non è una persona che vuole temporeggiare, questa è una persona che vuole assolutamente sentirvi, ma ovviamente lo vuol fare nel migliore dei modi, cioè senza creare comunque magari ulteriori motivi di discussione o creare problemi a voi o tantomeno ovviamente a se stesso, d'accordo? In caso appunto quest'uomo sia impegnato. Comunque sicuramente è una persona che ha voglia di sentirvi a breve, d'accordo? Quindi sta già pensando al come, dove, quando, cioè al cosa dirvi, quando scrivervi, ovviamente, e sicuramente anche eventualmente quali argomentazioni trattare in una eventuale appunto comunicazione. La carta del cocktail è una carta che parla comunque di una, comunicazione volta sicuramente anche in questo caso, come nella variante precedente, ad un incontro.
Il cocktail però, diciamo, in questo caso parla sicuramente di una persona che ha una forte attrazione nei vostri confronti, quindi una persona che per carità ha voglia di vedervi, però diciamo in maniera molto spensierata, in maniera molto allegra, è una persona che ha voglia di, diciamo, trascorrere con voi dei momenti molto piacevoli, che però abbiano, diciamo, un risvolto particolarmente fisico, ecco, diciamo, piuttosto che, diciamo, qualcosa di sentimentalmente ed emotivamente sentito. Cioè, nonostante la carta successiva sia la carta dell'uomo biondo, che rappresenta comunque una persona molto romantica, comunque una persona con delle emozioni nei vostri confronti, quindi è una persona che prova già dei sentimenti nei vostri confronti, è una persona che prova ancora dei sentimenti nei vostri confronti, in caso sia per esempio un ex, quindi sicuramente è una persona che si esprimerà in maniera molto dolce, in maniera molto tenera, anche se vogliamo in maniera molto protettiva, come è tipico appunto dell'uomo biondo. Però, vi ripeto, la carta del cocktail fa comunque pensare ad una persona che innanzitutto, diciamo, non sta pensando, diciamo, ad un futuro con voi, ovviamente per quanto concerne la vostra storia. Questa è una persona che vuole viversi molto il momento, quindi è una persona che ha voglia di vedervi, ha voglia di stare con voi, ha voglia, ragazzi, parliamoci chiaro, di divertirsi con voi, questa persona sicuramente, perché la carta del cocktail parla proprio di questo, cioè di un divertimento nato in particolar modo dalla forte attrazione che questa persona ovviamente prova per voi, però chiaramente senza una reale progettualità per il futuro. Cioè, questa è una persona che ripete evidentemente molto spesso a se stessa: se sono rose fioriranno. Cioè, questa è la classica persona che vive il momento, incontro dopo incontro, messaggio dopo messaggio, vuol vedere come procederà la situazione ovviamente tra di voi. Sicuramente è una persona molto molto attratta, perché è una carta che parla proprio di, diciamo, un grande feeling fisico che ovviamente c'è e sicuramente si acuirà fra di voi, d'accordo? Quindi nei prossimi incontri, nel vedervi, sicuramente questa persona si dimostrerà molto attratta da voi, ovviamente, ma è una persona che in questo momento non sta pensando tanto ad un futuro come magari il soggetto della variante precedente. Questa è una persona che si vive il momento, ovviamente senza precludersi niente, cioè non è una persona che pensa che sicuramente fra di voi non nascerà niente di più importante, assolutamente no, è semplicemente una persona che non pensa al futuro, che in questo momento vuole viversi il prossimo incontro, ovviamente nel migliore dei modi, godendo appieno sicuramente del vostro risentirvi e ovviamente rivedervi, d'accordo? Però sicuramente è una carta molto concreta, la carta del cocktail, che parla di un risentirvi e di un rivedervi, d'accordo? In caso per esempio il vostro sia un rapporto a distanza, questa persona potrebbe chiedervi per esempio una videochiamata, piuttosto che comunque magari di vedersi in occasione di queste festività appunto e comunque di queste ferie estive, d'accordo? In occasione del Ferragosto, cioè sicuramente è una persona che ha voglia di vedervi, però vi ripeto, non sta pensando tanto al futuro. Questa è una persona che vuole viversi il rapporto con voi giorno per giorno, vedere ovviamente dove si arriverà, sicuramente però godendo appieno del presente, perché qui c'è tanta attrazione, quindi questa è una persona che ovviamente, diciamo, che prova un feeling importante nei vostri confronti, soprattutto da un punto di vista fisico. È chiaro che però la carta dell'uomo biondo, come vi ho detto poco fa, parla però anche sicuramente di emozioni. Cioè, questa è una persona che sicuramente si mostrerà in maniera molto dolce, è una persona che sicuramente sarà, diciamo, particolarmente felice nel sentirvi, ve lo dimostrerà, quindi probabilmente risentirete, rivedrete questa persona in maniera
forse anche diversa magari dal solito. Vedrete questa persona più emotivamente carica, diciamo coinvolta, d'accordo? Quindi comunque qui c'è una piccola evoluzione, quindi sicuramente vedrete questa persona molto più felice, molto più carica appunto nel rivedervi. Ovviamente quindi una persona dolce, una persona romantica, una persona che si mostrerà liberamente anche, diciamo, nelle proprie emozioni, cioè questa non è una persona che avrà paura dei sentimenti e di mostrarveli, d'accordo? Quindi questa è una persona che, diciamo, sicuramente darà libero sfogo anche, no? Alla propria emotività, cioè non si vergognerà, per esempio, di dimostrarvi che voi in qualche modo gli siate mancate, assolutamente no, anzi è una persona, diciamo, che tende molto ad amplificare questi aspetti della comunicazione, d'accordo? Quindi è una persona che si mostrerà molto vicina a voi, però vi ripeto, come vi ho detto con la carta del cocktail, senza, diciamo, una progettualità ben precisa. Vuol vedere questa persona come va e come ovviamente andrà fra di voi. Però vi ripeto, questa è già una persona che comunque prova dei sentimenti, comunque delle emozioni importanti. In caso ovviamente sia un ex, ecco che questa persona ovviamente vuol vedere a che punto ovviamente possa essere il vostro rapporto rispetto al passato, cioè se voi possiate aver o meno perdonato questa persona e ovviamente se siate chiaramente disposte in qualche modo a ovviamente riprovare e ritentare, d'accordo? Quindi ecco perché questa persona non si fa troppi castelli in aria, perché vuol vedere ovviamente se voi possiate essere o meno disposte a rimettervi in gioco, d'accordo? Anche e soprattutto in caso sia una persona impegnata o voi lo siate, cioè questa è una persona che vuole prima sondare il terreno, cioè capire quanto possa, diciamo, spingersi oltre, godendo però ovviamente appieno da un punto di vista erotico, chiaramente, di questo vostro avvicinamento o riavvicinamento, d'accordo? Ecco che la carta dell'uomo biondo, ragazzi, parla anche di spostamento, di viaggio, quindi in questa ovviamente variante sono favoriti i rapporti a distanza, cioè questa persona, abitando per esempio lontana, potrebbe appunto proporvi un incontro, potrebbe raggiungervi, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha proprio voglia di rivedervi, È una persona che ha proprio bisogno del contatto fisico, d'accordo? Proprio evidentemente per assaggiare anche come potrebbe evolvere la situazione ovviamente in futuro, d'accordo? Però chiaramente anche questa una stesa molto bella, con un sì pieno, quindi ovviamente la risposta alla domanda mi ricontatterà, sì, ovviamente il ricontatto sarà sicuramente, diciamo, utile ad un rivedersi, ad un riorganizzarsi se non altro, ovviamente per cercare di vivere giorno per giorno come procederà ovviamente questa storia. D'accordo? Però sicuramente a breve, perché la carta del cocktail tra l'altro è una carta che ha tempistiche molto brevi, quindi questa persona ovviamente a giorni vi ricontatterà e ovviamente avrete modo di sicuramente anche rivedervi, approfondendo anche soprattutto, diciamo, il feeling erotico tra voi e questa persona. D'accordo? Ovviamente ragazzi questa stesa termina qui, come sempre mi raccomando forza, coraggio, determinazione, buoni incontri che saranno ovviamente particolarmente carichi da un punto di vista erotico e ovviamente come sempre mi raccomando tanto ottimismo, tanta positività, buone vacanze in caso ovviamente voi siate già in ferie, ovviamente noi ci rivedremo a presto con i prossimi video.